Ciao a tutti. Nei meandri delle relazioni con il partner narcisista, l'abuso assume forme complesse e insidiose. Una delle dinamiche più oscure e distruttive è rappresentata dal tentativo del narciso di prostituire o sfruttare sessualmente il proprio compagno o la propria compagna. Questo comportamento va oltre il semplice desiderio di intimità, diventando una forma distorta di controllo e di manipolazione psicologica. Esaminando le sottili sfumature di questa esperienza, possiamo comprendere meglio come il narcisista si serve della sessualizzazione della relazione per esercitare il proprio dominio e infliggere profondi danni emotivi alla sua partner. La psicologia del narcisismo. Prima di addentrarci nel tema della prostituzione emotiva e fisica perpetrata dal narcisista, è fondamentale comprendere la psicologia dietro questo disturbo della personalità. Il narcisismo è caratterizzato da un senso distorto di grandiosità, una mancanza di empatia e un bisogno costante di ammirazione e di adorazione da parte degli altri. Il narciso vede il mondo attraverso un filtro di autoglorificazione e considera gli altri come meri strumenti per soddisfare i propri desideri e i propri bisogni. Il ciclo dell'abuso emotivo. Nelle relazioni con il narcisista l'abuso assume molte forme, come la manipolazione emotiva, il controllo coercitivo e l'umiliazione psicologica. Questo ciclo di abuso si ripete ciclicamente, intrappolando la partner in una spirale di dipendenza emotiva e di disperazione. Inizialmente seduce la sua partner con il suo fascino e la sua eloquenza, creando un intenso legame emotivo. Tuttavia, una volta che la partner è completamente coinvolta nella relazione, il narciso inizia a esercitare il proprio controllo in modi sempre più subdoli e manipolatori. Questo può includere critiche costanti, isolamento sociale e manipolazioni psicologiche, per minare l'autostima e l'indipendenza della partner. La sessualizzazione dell'abuso. Nel contesto di una relazione con il soggetto di matrice narcisistica, la sessualità diventa un terreno fertile per l'abuso e la manipolazione. Poiché vede il sesso come un mezzo per ottenere gratificazione personale e dominio sulla sua partner, piuttosto che come un'espressione di intimità e connessione reciproca. Il narcisista può tentare di prostituire la sua partner attraverso una serie di tattiche subdole e coercitive. Questo può includere richieste costanti di atti sessuali contro la volontà della compagna, coercizione emotiva per ottenere consenso e persino minacce di abbandono o di punizione se la partner non acconsente ai suoi desideri. Le conseguenze psicologiche. Le conseguenze dell'abuso sessuale e dello sfruttamento emotivo perpetrati dal narciso possono essere devastanti per la partner coinvolta. Questo tipo di trauma può causare gravi disturbi psicologici come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico e ulteriori disturbi legati all'immagine corporea. La partner può sperimentare sentimenti di vergogna, di colpa e di impotenza, oltre ad una profonda perdita di fiducia in se stessa e negli altri. La sua autostima e la sua identità possono essere erose dal costante messaggio del narcisista che lei è insignificante e senza alcun valore. In sintesi, il tentativo del narciso di prostituire la sua partner rappresenta una delle forme più oscure e più distruttive di abuso emotivo. Tale comportamento va oltre il semplice desiderio di gratificazione sessuale, diventando una forma di controllo coercitivo e manipolazione psicologica. È fondamentale riconoscere i segni di questa forma di abuso e cercare aiuto per liberarsi da una relazione così tossica. Con il sostegno adeguato, la partner può intraprendere un percorso di guarigione e di ricostruzione, recuperando la propria autonomia e la propria dignità. Ma attenzione, poiché l'individuo con disturbo narcisistico di personalità potrebbe indurre la propria partner alla prostituzione con queste frasi. Se davvero mi amassi, saresti disposta a fare qualsiasi cosa per farmi felice. Non sei abbastanza aperta mentalmente se non provi certe cose con me.
Tutte le altre persone farebbero quello che chiedo senza esitazione. Perché tu sei così diversa? Se non acconsenti a ciò che desidero, allora non mi ami veramente. Il nostro rapporto non sarà completo finché non avremo sperimentato certe cose insieme. Ti rendi conto che se non fai quello che dico potrei trovare qualcun'altra che lo faccia? Ti faccio un favore a chiederti queste cose solo perché ti amo davvero. Se non sei disposta a sperimentare, allora non sei abbastanza avventurosa per me. Il sesso è un modo per dimostrare il nostro amore, la nostra connessione. Se non sei disposta a farlo, allora cos'altro non sei disposta a fare per me? Le persone più aperte mentalmente e progressiste sono quelle che sono disposte a esplorare senza tabù. Mi fai sentire non desiderato quando non ti mostri disposta a soddisfare le mie fantasie. Il mio piacere è importante quanto il tuo e se non stai cercando di soddisfare i miei desideri, stai ignorando le mie necessità. Sei così egoista se pensi solo a te stessa e non consideri ciò di cui ho bisogno. Dovresti essere grata per l'opportunità di fare queste cose con me. Molti non avrebbero questa possibilità. Ti rendi conto che se non mi accontenti non posso garantire la stabilità del nostro rapporto? Se non acconsenti a fare ciò che voglio, dimostri di non amarmi abbastanza. Il mio desiderio è un'espressione del nostro amore. Non puoi negare le mie volontà. Se non sei disposta a compiacermi in questo modo, allora dubito della nostra compatibilità. Il nostro rapporto non può crescere se non sperimentiamo insieme nuove cose. Mi fai sentire respinto quando non accetti di soddisfare le mie fantasie. Sei così chiusa mentalmente, non riesci a capire che queste esperienze potrebbero rafforzare il nostro legame? Se ti rifiuti di soddisfare i miei desideri, allora mi costringi a cercare altrove ciò di cui ho bisogno. Non sono sicuro di poter stare con qualcuno così limitato. Le persone che si amano davvero sono disposte a fare qualunque cosa per il loro partner. Non capisco perché tu non lo fai. Sono sicuro che alla fine ti renderai conto che ho ragione e che queste esperienze ci avvicineranno ancora di più. Il nostro rapporto non è completo finché non abbiamo provato certe cose insieme. Non puoi negare questa verità. Ti sto offrendo l'opportunità di vivere esperienze uniche e tu la stai buttando via per i tuoi limiti mentali. Non posso credere che non sei disposta a fare questo per me. Queste frasi sono progettate per minare l'autostima, manipolare le emozioni e indurre la partner a sentirsi obbligata a soddisfare i suoi desideri anche se contro la sua volontà. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.